Amici, siamo arrivati all'agriturismo Pedrucaddu. Siamo a Tula, abbiamo già parcheggiato le nostre moto, adesso le scarichiamo, prendiamo possesso delle nostre camere, ci andiamo a rilassare un attimo, ci facciamo una bella doccia e poi stasera alle 8 facciamo giustamente la cena. Bene ragazzi, la giornata di oggi si è conclusa, ci siamo divertiti, siamo stanchi anche perché il viaggio in nave ci ha un po' sfiancati, però la giornata di oggi in moto è stata veramente bellissima. Agostino ci ha fatto vedere dei posti meravigliosi. Bene, detto ciò, vedo qua alle mie spalle il buon Marino che come al solito fuma, già qualcuno sta scaricando le moto, i ragazzi cominciano a prendere possesso delle camere, altro dirvi? Nulla. Ragazzi, ciao e ci vediamo domani, sì, ci vediamo domani e forse facciamo anche un saluto prima di andare a letto. Ah, qui alle mie spalle c'è anche Elena che è la titolare dell'agriturismo Pedrucaddu, sempre qui a Tula. Poi faremo anche la recensione del ristorante come al solito per inserirla all'interno del mio blog. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, siamo al ristorante Pedrucaddu e cominciamo ad assaggiare i piatti di questo ristorante, di questo agriturismo. Non fate caso perché allora, date una geografica. Quello della moto brutta, quella lì che... ragazzi, mi fate fare la recensione cortesemente? Oh, ma questi ragazzi sono indisciplinati. Stavo dicendo. Allora, hanno iniziato a portarci gli antipasti, ci hanno detto che ogni sera ci saranno dei piatti diversi, quindi ci sarà una recensione molto corposa di questo ristorante. Ci hanno portato allora della ricotta con dell'arancio e timo, eccola qua, vi faccio vedere, poi degli affettati. Ce ne stanno andando gli affettati. Ecco. Gli affettati se ne vanno, adesso arriveranno anche da me, poi li assaggiamo, nel frattempo penso che arriveranno anche altri antipasti. Io sono curioso di assaggiare questa ricotta che è un po' particolare perché è fatta con dell'arancia e del timo, assaggiamola assieme. È bello che di là non c'è nessuno, chi è che glielo sta spiegando? Si sente poco il timo, o meglio si sente il giusto. La ricotta si sente come primo impatto e poi si lascia in bocca un retrogusto di scorza di arancia. Devo dire che è un abbinamento molto 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 azzeccato. Gli antipasti, il capocollo, lo prendo con le mani. Il capocollo è buono, fresco, si sente, ben stagionato. Anche questo merita veramente un 10 lode. Continuiamo con gli antipasti e ci è arrivato un mix di carne di vitello e faccio vedere, allora mix di carne di vitello e poi questa qua è una frittata con all'interno del radicchio e un formaggio fresco fatto con latte di mucca. C'è Roberto non mi vuole bene. Ecco qua, ragazzi. Scusi, No. sono abituato col mio e gli parlo. Allora, assaggiamo. La sera c'è stato un periodo che Ragazzi, mangiare, è buonissimo. era un periodo così, la sera, La cosa bella guarda, di questo c'era la piatto, cameriera che era un po'... di questa frittata, è che si sentono in maniera distinta tutti i vari sapori. Quindi si sente il radicchio, l'uovo e il formaggio. Devo correggermi, quello che ho detto prima non era carne di Perché lui lo sta vitello, dicendo a Nageo, adesso ma deve rifare di è nuovo. semplicemente cervello di agnello da latte. Ecco. E infatti si scioglie in bocca, è di una squisitezza unica, veramente buono. Sì. Cervello di... da latte. Cervello di? Esatto. È arrivato anche il primo, è fatto, vi dico quello che mi ricordo, è fatto con il burro di pecora, all'interno c'è una ricotta di pecora e della bietola, però non mi ricordo
come si chiamano in sardo. Elena, come si chiamano in In sardo? sardo si chiamano angelotos o colungiones o colunzones, che identifica tutta la pasta così piena. Perfetto, meglio di così non avrei potuto fare. Grazie Elena, assaggiamo subito questi colungiones. Pensa per te, io. Ah, sai, si chiama plurale maestatis, Agostino. Plurale maestatis. Noi Plurale mai mangiati. Mai mangiato. Assaggiamoli ragazzi, guardate che spettacolo. Non ve l'ho fatti vedere? Ve li faccio vedere. Questi sono la qualità di quelli di oggi, Agostino. E li assaggiamo. quelli di oggi di stamattina erano i classici. Però secondo me quelli, come dicevi anche tu, Sono molto delicati. La ricotta è molto delicata anch'essa. Il burro si sente che è di pecora, così come si sente che è di pecora anche la ricotta. Pensa anche Mario, l'altro non mangia. Veramente ha un gusto particolare perché la ricotta di pecora non a tutti piace, però questo tipo di ricotta, a mio avviso, può incontrare i gusti di tantissime persone. Dopo i primi, ovviamente, i secondi. E in questo caso Elena ci ha portato della tagliata di vitello, ovviamente vitello della zona, come usando le parole di Elena, vitello dietro l'angolo. La tagliata si presenta molto bene, è ben cotta, si vede che comunque ha una cottura media, perfetta. Una tagliata molto succosa, si mastica bene, va giù che è un piacere, è molto buona. Sì. Buona, condita bene. Devo dire che anche con la tagliata 10 e lode. Brava Elena, o meglio in questo caso la sorella di Elena, che come si chiama la sorella di Elena? Elisa. Laura. Brava Laura, che è lei che si occupa della cucina. si gira. 1, 2, 3, ciac. Siamo arrivati al dolce ragazzi. Allora, sono arrivati questi bocconcini, sono degli amaretti fatti esclusivamente con la mandorla, fatti in casa dalle ragazze, quindi da Laura e da Elena. Sempre a casa però. Questi sono fatti con la mandorla, gli altri non lo so. Penso con la mandorla anche. E questa qua con la mandorla. Che ragazzi, non si riesce a fare una recensione con calma. Assaggiamo. Con le mani e con le mandorle. Capo. Caggio, lo fai prima. No, poi mi chiude un po'. Poi gelato. No, è pericoloso. C'è anche la pastiera dietro. Buone? Allora, Oggi questo amaretto, quello che io riesco a percepire, è tanto la mandorla amara. Quindi c'è la predominanza della mandorla amara. Ovviamente si chiamano amaretti. Ma non è quella predominanza che dà fastidio. Questi devo dire che sono piacevoli da mangiare. Buoni. Brave ragazze. Allora ragazzi, siamo arrivati alla seconda serata, alla seconda cena qui all'agriturismo Pedrucaddo. Come vi dicevo ieri, dopo sulle 3 kg. il menù cambia ogni giorno. Oggi, come antipasto, abbiamo, come ieri ovviamente, degli affettati anche se sono un po' diversi, perché oggi il salame è un salame particolare non trattato e in più abbiamo delle empanadas spagnole, sono ripiene di carne. Le andiamo ad assaggiare, vediamo qual è il gusto. Silenzio. Si sente l'aglio, buone, la pasta è ben cotta. Posso dire che è un particolare tipo di empanadas che non avevo mai assaggiato in questa maniera. Devo dire che è buona, particolare e molto buona. Mentre per quanto riguarda invece il salame non trattato, ha detto la Elena che l'ha preso in un'azienda qua vicino. È molto fresco, è buono. Sì,
anche l'antipasto di questa sera è approvato. È arrivato un altro antipasto, è un spiedino. Questo spiedino è fatto con le interiora di agnello da latte. È un ottimo assaggio, carino, c'è un po' di tutto e andiamo a assaggiare una parte delle anteriore. Il fegato. Allora, ho assaggiato, credo che sia il polmone, devo dire che è molto buono. Vedo se riesco magari a prendere il fegato. Ecco qua. Allora, ho assaggiato il fegato. Devo dire che normalmente a me il fegato non piace, non lo mangio perché non mi piace. Però questo fegato è diverso, è buono, ben cotto, morbido, e nonostante sia una pietanza che a me non piace, l'ho mangiata ben volentieri. Devo dire che il fegato di Pedro Caddu è approvato. E si continua con gli antipasti. Gli è arrivato il cavolfiore affogato, giusto ho detto? Affogato no, soffocato? Soffocato così. Ecco. Ok. Soffocato. Cavolfiore soffocato. Mi ha detto che comunque è un piatto che si usa tantissimo qui in Sardegna. Quindi non è affogato. È ha un sapore strano, buono, un sapore che non avevo mai assaggiato. Si sente un po' l'oliva, il cavolfiore e ci sono diversi aromi che non riesco a capire, però scende giù che è un piacere. Ed ecco che siamo arrivati anche al primo piatto. È una pasta tipica sarda per quanto riguarda la forma. Sono dei maccherones de busa. Macarrones de busa. Maccarrones de busa o de Di suvirritu. Perché de suverritu. Maccarrones de suverritu. Aio. Ok. rifacciamo. Ok. Allora, dice ciao, rifacciamo. Allora, abbiamo detto che questa è una pasta tipica sarda, si chiamano maccarrones de busa, ok, perfetto, condite con un sugo senza cipolla, sempre un sugo fatto in casa, e della salsiccia messa anche nel sugo. Mi diceva la Elena che questo tipo di pasta, in base alla zona della Sardegna, cambia la lunghezza. Questa qua, Agostino, è una lunghezza media e corta in base alla tradizione sarda? Cicciolina mi ha detto che è quella lunga. Rifacciamo. No, ma allora, questa qua è diciamo, l'edizione lunga, la pasta lunga. Andiamo ad assaggiarla, vediamo che gusto ha. Lei è esperto in ornitologia, mi sembra. Sono fatti col ferro, ecco perché si chiamano maccaroni di firritti. Perché sono fatti col ferro. Vedi che sono tutti... Allora, mi diceva Fatti anche allucinare. Agostino che sono fatti con un ferro particolare, giusto? Il ferro si chiama in sardo ferritu. Vengono fatti col ferro, ferritu. E calasi giù. Comunque ragazzi, l'ho assaggiati, sono buoni. Ne assaggio un altro. Allora, la cottura è ottima. Vi ricordo che far cuocere la pasta fresca non è semplice. E questo tipo di pasta, nonostante che sia fresca, è ben Sono cotta. un eterno Peter Pan. Oddio, non ben cotta, mi correggo, cotta al punto giusto, che è un discorso completamente diverso. E in più, come condimento, insieme al sugo, c'è anche del formaggio pecorino per completare l'opera del primo. E siamo arrivati al piatto forte della serata, ovvero upurceddo. Upurceddo, un piatto tipico sardo, è un animale che è sotto gli 8 kg e sotto i 2 mesi di età. Ma comunque è un maialetto che non ha mangiato nient'altro se non il latte della mamma. E infatti la carne, vi faccio vedere, si presenta abbastanza, diciamo, asciutta
la cotenna è croccante, l'interno si dovrebbe sciogliere in bocca e ovviamente, visto che il maialetto ha mangiato soltanto il latte della mamma, è una carne apparentemente molto più magra rispetto a un maiale adulto. Noi andiamo ad assaggiare un purceddu, noi in plurale maestatis. Quindi non ci siamo mai stati e voi. Dove gioca questo magliattato? No, non La nazionale della rabbia. è della rabbia. Allora, vediamo se riesco a staccare un pezzo. Ce l'ho fatto, eccolo qua. Allora, un pezzo di purceddu, lo assaggiamo. Sono sincero, se non sapessi che è carne di maiale non lo si direbbe perché effettivamente è magra, molto gustosa, la cotenna croccante, la prendo con le mani, cosa faccio prima, la cotenna croccante, si sente. Nel frattempo sottofondo abbiamo il maiale che ancora si ribella. Ragazzi, è veramente buono, mi piace, buono. Ragazzi, concludiamo ovviamente il nostro pasto con il dolce. È un altro dolce tipico che è un pan. Elena, si chiama? Questo è il pan fritto? Pan fritto? È un pan fritto che aromatizzato con il miele e scorze di arancia, ovviamente rigorosamente fatto qui all'interno dell'azienda agrituristica Pedru Caddu. Questi qua è il piatto e assaggiamo. Devo dormire. È finita, ragazzi. Buono. Buono, le arance, il panfritto, il miele. Ragazzi, come si fa a non dire che è buono una cosa del genere? Come si fa? Non si può. Tu sei d'accordo? Sì, non c'è, anche se non c'è nessuno, lo faccio per me, ragazzi. Non fanno altro che prendermi in giro, ma si può. Guarda, il buon Gianluca. Comunque, ragazzi, io mi finisco il dolce. Ciao, E chiudiamo il pasto serale con l'ammazza caffè. Abbiamo preso il caffè ovviamente e abbiamo della grappa fatta in casa e il limoncino. E anche di fuffi. Ragazzi, anche fuori. No, lasciamo così. Allora, assaggiamo il limoncello, a me piace. Questa cosa del plurale però me la devi spiegare. Assaggiamo, mangiamo, fai bevi tu e mangi tu. Aspetta un attimo. Poi invece paghiamo allora sì, tutti quanti. No, però assaggiamo e mangiamo e beviamo. Ripeti, vai. Assaggiamo, no? E beviamo, sempre solo tu però. Basta, ok. Dicevo che comunque è plurale maestatis, va bene. Allora, Nel senso che non c'è mai stato. ragazzi, la comitiva è bella, ci stiamo divertendo, Limoncello quello va bene così, sono contento. Allora, sempre qui a Pedru Caddu all'agriturismo, oggi, che è la terza giornata, ci hanno portato un piatto particolare tipico della Sardegna. Si chiama cordula d'agnello, altro non è che un intreccio di intestini e poi legati fra di loro. La versione che hanno fatto loro è una versione ingentilita. Qui sono accompagnate con dei piselli, vedete, e questa qua è la cordula. Ecco, vedete? Sono i vari intestini, tutti quanti intrecciati e poi legati fra di loro. Quindi questa è forse una versione ingentilita, nel senso che... Elena, scusami, ingentilita nel senso che è adatta da presentare? Nel senso che è gentile. Viene fatta anche molto artigianalmente, per cui può contenere tracce del passaggio. Ah, ok, quindi diciamo che... Molto intensa come prosciutto. Ok. Quindi, allora, questa qua è una versione ingentilita nel senso che è molto pulita, molto lavorata, onde evitare
passaggi strani, cioè rimanenze di passaggi strani all'interno degli intestini. Noi adesso lo andiamo ad assaggiare e vediamo che gusto ha questa cordula di agnello. Ha un gusto molto forte, molto intenso, un gusto saporito e si sente veramente questo gusto forte dell'agnello. Un altro piatto tipico è la lasagna sarda, detta anche lasagna coatta, ovvero è una lasagna molto particolare, si fa tantissimo nella zona del Gallurese, qui dove siamo al confine con la Gallura. Ve la faccio vedere, è questa qua, magari faccio vedere la portata generale. Praticamente questa versione qua è una versione un po' particolare, viene fatta con il pane, con la spianata, che è questo pane qua. Quando il pane diventa poi vecchio si fa indurire e si utilizza questo pane al posto delle lasagne. Poi questa versione contiene del brodo di carne, 4 tipi di formaggi e del prezzemolo. E credo alla vista sia una vera e propria bomba. Ma andiamo ad assaggiare e vi dico subito che gusto ha. Innanzitutto si vede già che il formaggio fila, quindi a tagliarla con la forchetta faccio un po' fatica. Allora, filo, ok, ci sono. È una bomba, molto ricca, molto intensa, si sentono benissimo i formaggi, il retrogusto del prezzemolo arriva e ovviamente il pane, visto che è stato inzuppato col brodo di carne, si sente poco ed è una bomba, buonissima ragazzi. Viene chiamata lasagna coatta perché mantiene tantissimo il calore e anticamente mi diceva la Elena che la nascondevano dentro delle coperte, delle stoffe per nasconderla ed è un piatto tradizionale sardo, devo dire che è molto buono. Siamo arrivati all'ultima cena, nel senso che l'ultima cena qui in Sardegna, qui a Tula presso l'agriturismo Pedro Caddo. Allora, come antipasto, oltre gli affettati, i salumi, ci è arrivata della lingua di vitello, diciamo condita con dell'olio, del prezzemolo e poi questa crema qui, poi c'è anche, sì, mi dicevano anche del finocchietto e dell'arancia, le scorze di arancia. Mentre questa cosa qui, questa cremina qua, altro non è che del latte addensato con della semola e in dialetto sardo si chiama matta frissa, che praticamente viene chiamato così perché se si scuote assomiglia un po' alla pancia flaccida di un uomo di un certo spessore, tipo... no, tipo nessuno. L'assaggio, allora, assaggiamo la matta frissa. È buona, si sente tantissimo il latte. Questo latte qua mi diceva che è un latte molto magro, mentre in Gallura si utilizza un latte un po' più grasso e si sente il latte ed è buono. Mentre la lingua, adesso andiamo a prendere un po' di lingua e la assaggiamo assieme. È buono, la lingua è buona. Mentre sono appena arrivate. Cosa sono queste? Quindi fritte. Ok, una frittella di zucchina. Sì, buona anche questa, buona. Un altro piatto tipico della zona è il succuminudu, che sarebbe che significa praticamente chicco piccolo. È una sorta di fregola, vi faccio vedere, ed è un piatto tipico di questa zona. Viene cotto con della carota, delle verdure di stagione e aggiunta anche
di carne, che in questo caso è della lonza. Questo piatto dovrebbe, diciamo, riassumere, diciamo, la cucina tipica tradizionale di questo locale. L'andiamo ad assaggiare, è molto calda, vediamo che gusto ha. Molto buona, forse a mio avviso risalta troppo l'agrume. L'agrume forse copre un pochettino i vari gusti, però diciamo che va bene, come piatto è buono, mi piace. L'agriturismo Pedro Caddo qui a Tula è un agriturismo a conduzione familiare, dove si mangia bene, anche se diciamo non c'è una vera e propria scelta di menù, ma le ragazze, diciamo, propongono il menù del giorno, che cambia tutti i giorni. Magari forse a qualcuno può dare fastidio, non può piacere questo sistema, ma io posso dire che la qualità del cibo è buona, si mangiano piatti tipici della Sardegna, in questo caso piatti tipici della Gallura, perché noi ci troviamo a nord, infatti l'agriturismo Pedro Caddo è al confine con la Gallura. Per quanto riguarda le stanze, si sviluppa l'agriturismo in senso orizzontale, quindi ogni camera è indipendente e ogni camera ha il suo ingresso. Se volete potete parcheggiare la vostra moto anche davanti alla vostra camera senza alcun problema. Se avete dei problemi di allergeni, intolleranze alimentari o semplicemente ci sono dei piatti che non vi piacciono, che non volete mangiare, le ragazze, Elena, che è una delle sorelle, vi accontenterà e cercherà comunque di soddisfare le vostre esigenze. Bene, detto ciò ragazzi, io consiglio questo agriturismo perché comunque è un ambiente sano, bello, c'è una bella vista immerso nei colli della Gallura e in lontananza si vede anche il lago, ottimo anche per passare una vacanza. Abbiamo scelto questa località perché, essendo Tula quasi al centro nord della Sardegna, potevamo andare a visitare le diverse località che si trovano nei paraggi. Infatti facendo pochissimi chilometri abbiamo girato un pochettino la Sardegna. Bene ragazzi, io concludo questo video utilizzando sempre la classica frase di Nico Cereghini: casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e tanta prudenza. E ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. E se questo video, questa recensione di questo locale, di questo agriturismo vi è piaciuta, mettete un like. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima recensione.